Ciao a tutti e bentornati al podcast. Sono Ben e oggi parliamo di qualcosa che ogni studente di italiano sogna: suonare naturale. Non come un libro di testo che cammina, non come Google Translate con le gambe, ma come una persona vera che parla italiano vero. Oggi scopriamo esattamente come farlo. Ciao Ben, ciao a tutti. Sono Monica e adoro questa descrizione, Google Translate con le gambe. Perché è esattamente come mi sentivo all'inizio. Pronunciavo ogni parola perfettamente separata, con la grammatica giusta, ma sembrava una ricetta letta ad alta voce, non una conversazione. La ricetta letta ad alta voce. Perfetta. E sai qual è il problema? Che studi la lingua come se fosse un sistema di regole da rispettare, non come un flusso vivo di comunicazione. Oggi cambiamo questa prospettiva. Monica, partiamo dall'inizio. Qual è la prima cosa che secondo te fa sembrare qualcuno innaturale in italiano? Per me la prima cosa è la velocità, non nel senso che parlano troppo lento o troppo veloce, ma nel senso che ogni frase sembra separata, come se ci fosse un punto fermo invisibile tra una frase e l'altra. Gli italiani veri non parlano così. Le frasi si collegano, si sovrappongono, c'è un flusso continuo. Esatto, questo si chiama connessione prosodica. Prosodia è il ritmo, la melodia, l'intonazione del parlato e in italiano è fondamentale. Quando parli, le parole non sono perle separate su un filo, sono più come un'onda, si collegano, si fondono. Per esempio, come stai non si pronuncia come stai, con due parole distinte, ma quasi come una sola parola fluida. Come stai? Sì, questo mi ha impiegato tanto per capirlo. In italiano molte parole si legano nella pronuncia. Ho un amico. La O di O si lega alla U di un e diventa quasi ho un amico, pronunciato tutto insieme. Si chiama legatura o liaison, giusto? Esattamente, liaison, o in italiano raddoppiamento fonosintattico, se vogliamo essere tecnici, ma non dobbiamo. La cosa pratica è, quando parli, immagina di tenere le parole unite, come se non ci fossero spazi tra loro. Non devi dirlo perfettamente, basta avere questa intenzione di fluidità e già suona molto più naturale. E c'è anche l'intonazione, perché l'italiano ha una musicalità molto specifica. Non è monotona come può essere l'inglese britannico formale, è molto più melodica, con salite e discese nella voce. Quando ascolto gli italiani parlare, anche senza capire le parole, sento quasi una canzone. La canzone dell'italiano, bellissima descrizione. E sai cosa? Questa musicalità non è decorativa, è funzionale. In italiano il tono della voce cambia il significato di una frase. Davvero? Con il tono che sale è una domanda curiosa. Davvero? Con il tono che scende è una conferma fredda. Davvero? Con il tono che sale forte è sorpresa incredula. Stessa parola, tre significati diversi solo grazie all'intonazione. E questo è qualcosa che non puoi imparare dai libri, devi sentirlo, imitarlo, assorbirlo. Io ho migliorato tantissimo la mia intonazione guardando film e serie italiane ad alta voce, cioè ripetevo le battute ad alta voce mentre le ascoltavo, cercando di copiare esattamente il tono. Si chiama shadowing. Lo shadowing, questa è una delle tecniche più potenti per la naturalezza. Shadow vuol dire ombra. Sei l'ombra del parlante, lo segui in tempo quasi reale ripetendo quello che dice con lo stesso ritmo, la stessa intonazione e gli stessi pattern melodici. È faticoso all'inizio, ma i risultati sono straordinari. Parliamo anche di un altro livello della naturalezza, le parole di connessione, perché quando leggo italiano scritto formale capisco tutto, ma quando sento parlare gli italiani ci sono parole che usano continuamente e che sembrano non significare niente, ma senza di loro sembra strano. Stai parlando dei connettori discorsivi, in inglese discourse markers. Sono quelle piccole parole e frasi che strutturano il discorso, lo rendono fluido, danno segnali all'interlocutore su cosa sta per succedere, e in italiano ce ne sono tantissimi. Per esempio, insomma, che vuol dire in short, basically, anyway. Dunque, che vuol dire therefore, so, well then. Eppure, che vuol dire and yet, nevertheless. Insomma, è una delle mie preferite, perché si usa in modi così diversi. Può introdurre un riassunto. Insomma, la situazione è questa. Può esprimere frustrazione. Insomma, basta. Può essere quasi una pausa riflessiva. Insomma, con una piccola esitazione. È una parola a tutto fare. Parola tutto fare.
Sì, insomma è assolutamente italiano al 100%. E aggiungo comunque, anyway, in any case, che è altrettanto versatile. Puoi usarlo per cambiare argomento, comunque, dicevo, puoi usarlo per concludere. Comunque, alla fine è andata bene. O anche da solo, come risposta vaga. Che è piaciuto? Comunque, che significa più o meno, non troppo. Comunque come risposta vaga. Questo è geniale, è molto italiano. Dire molto dicendo poco. E c'è anche vabbè, che è la versione contratta e informale di va bene, che si sente moltissimo. Vabbè, ci vediamo dopo. Vabbè, hai ragione. È veloce, è colloquiale e autentico. Vabbè è il simbolo dell'italiano parlato veloce e parlando di contrazioni, questo è un punto importantissimo per la naturalezza. L'italiano formale scritto usa le forme complete, ma l'italiano parlato è pieno di contrazioni, abbreviazioni, elisioni. Non lo so diventa non so, quasi senza stacco. Devo andare diventa devo annà o devo andà. Le parole si mangiano a vicenda. Le parole si mangiano a vicenda. Che bella immagine. E questo mi ha causato tanti problemi di ascolto all'inizio. Sentivo i madrelingua parlare e mi sembravano velocissimi, quasi incomprensibili. Ma poi ho capito che non parlavano veloci, parlavano compresso. Ogni parola era lì, semplicemente attaccata alle altre. Compresso, esatto. E questo si collega a qualcosa di fondamentale. Per suonare naturale non devi parlare più veloce, devi parlare più compresso. Devi ridurre le pause tra le parole e all'interno delle frasi. La velocità vera arriverà da sola con la pratica. Prima lavora sulla compressione, poi la velocità segue naturalmente. Parliamo anche del ritmo delle conversazioni, non solo delle singole parole, perché ho notato che in italiano le conversazioni hanno un ritmo diverso, le persone si interrompono di più, si sovrappongono di più rispetto ad alcune altre culture. All'inizio lo trovavo scortese, poi ho capito che è il contrario. Esatto, in italiano interrompere non è necessariamente maleducato, è partecipazione. Quando qualcuno ti interrompe per dire sì, sì o certo o già mentre parli, non ti sta zittendo, ti sta dicendo ti sto seguendo, sono con te, continua. Si chiama feedback continuo e in italiano è molto più presente che in culture più lineari. Questo ha cambiato completamente il mio modo di partecipare alle conversazioni italiane. Una volta che ho capito che queste piccole interiezioni, interiezione vuol dire exclamation, interjection, sono segnali di ascolto attivo, ho iniziato a usarle anch'io e le conversazioni sono diventate molto più fluide e naturali. E le interazioni di ascolto in italiano sono ricchissime. Non c'è solo sì, c'è già, che significa indeed, right, esatto, che significa exactly, capito, che significa got it, understood, certo, che significa of course, sure, ma certo, più enfatico, e il bellissimo è, con diverse intonazioni, che può significare tutto dal semplice accordo alla rassegnazione filosofica. È con rassegnazione filosofica. Sì, questo è italiano è qualcosa di unico. Quel è detto con un piccolo sospiro e le spalle alzate, che vuol dire così è la vita che vuoi farci, è il mondo. Non c'è una parola in inglese che catturi esattamente questo significato. È puramente italiano. È il così è la vita compresso in un'unica sillaba. E questo ci porta a parlare delle espressioni fisse, quelle che si usano in certi momenti rituali della conversazione e che se non le conosci sembri un marziano. Per esempio, quando qualcuno starnutisce in Italia, cosa si dice? Salute! Health. Cheers to your health. E la risposta è grazie. Ma c'è anche la versione più scherzosa. Se qualcuno starnutisce 2 volte, alcuni dicono 2, vuol dire che qualcuno ti pensa. Ed è una piccola credenza popolare simpatica. Sì, e ci sono tanti altri rituali conversazionali così. Quando qualcuno dice buon appetito, non rispondi solo grazie, spesso rispondi altrettanto o anche a te. Quando qualcuno ti dice in bocca al lupo prima di qualcosa di importante, non dici grazie, dici crepi il lupo, che letteralmente significa may the wolf die, una risposta ritualizzata che porta fortuna. Crepi il lupo! Questa mi ha fatto impazzire la prima volta. Pensavo stessero dicendo qualcosa di violento. Ma è completamente formulaico, come break a leg in inglese, che letteralmente dice rompiti una gamba, ma non lo prendi letteralmente. Esatto, le formule rituali non si analizzano, si usano e usarle nel momento giusto, automaticamente, senza pensarci. Questo è uno dei segnali più forti di naturalezza. Monica, parliamo ora di qualcosa di molto pratico, le pause. Come le usano gli italiani in modo naturale?
Le pause. Allora, ho notato che gli italiani non temono le pause all'interno di un ragionamento. C'è questo momento, soprattutto quando stanno pensando. Esatto, in italiano interrompere non è necessariamente maleducato, è partecipazione. Quando qualcuno ti interrompe per dire sì, sì o certo o già mentre parli, non ti sta zittendo, ti sta dicendo ti sto seguendo, sono con te, continua. Si chiama feedback continuo e in italiano è molto più presente che in culture più lineari. Questo ha cambiato completamente il mio modo di partecipare alle conversazioni italiane. Una volta che ho capito che queste piccole interiezioni, interiezione vuol dire exclamation, interjection, sono segnali di ascolto attivo, ho iniziato a usarle anch'io e le conversazioni sono diventate molto più fluide e naturali. E le interazioni di ascolto in italiano sono ricchissime. Non c'è solo sì, c'è già, che significa indeed, right, esatto, che significa exactly, capito, che significa got it, understood, certo, che significa of course, sure, ma certo, più enfatico, e il bellissimo è, con diverse intonazioni, che può significare tutto dal semplice accordo alla rassegnazione filosofica. È con rassegnazione filosofica. Sì, questo è italiano è qualcosa di unico. Quel è detto con un piccolo sospiro e le spalle alzate, che vuol dire così è la vita che vuoi farci, è il mondo. Non c'è una parola in inglese che catturi esattamente questo significato. È puramente italiano. È il così è la vita compresso in un'unica sillaba. E questo ci porta a parlare delle espressioni fisse, quelle che si usano in certi momenti rituali della conversazione e che se non le conosci sembri un marziano. Per esempio, quando qualcuno starnutisce in Italia, cosa si dice? Salute! Health. Cheers to your health. E la risposta è grazie. Ma c'è anche la versione più scherzosa. Se qualcuno starnutisce 2 volte, alcuni dicono 2, vuol dire che qualcuno ti pensa. Ed è una piccola credenza popolare simpatica. Sì, e ci sono tanti altri rituali conversazionali così. Quando qualcuno dice buon appetito, non rispondi solo grazie, spesso rispondi altrettanto o anche a te. Quando qualcuno ti dice in bocca al lupo prima di qualcosa di importante, non dici grazie, dici crepi il lupo, che letteralmente significa may the wolf die, una risposta ritualizzata che porta fortuna. Crepi il lupo! Questa mi ha fatto impazzire la prima volta. Pensavo stessero dicendo qualcosa di violento. Ma è completamente formulaico, come break a leg in inglese, che letteralmente dice rompiti una gamba, ma non lo prendi letteralmente. Esatto, le formule rituali non si analizzano, si usano e usarle nel momento giusto, automaticamente, senza pensarci. Questo è uno dei segnali più forti di naturalezza. Monica, parliamo ora di qualcosa di molto pratico, le pause. Come le usano gli italiani in modo naturale? Le pause. Allora, ho notato che gli italiani non temono le pause all'interno di un ragionamento. C'è questo momento, soprattutto quando stanno pensando a qualcosa di importante, dove si fermano, magari alzano gli occhi leggermente o guardano di lato, e poi riprendono. Non è imbarazzante, è pensiero visibile. Sì, e durante quelle pause usano parole riempitive, specifiche, che non sono vuote, comunicano qualcosa. Allora segnala che stai elaborando una risposta. Vediamo, segnala riflessione. Come dire, segnala che stai cercando le parole giuste per qualcosa di non facile da esprimere. Queste pause parlate sono molto più naturali del silenzio puro e semplice. E c'è anche ecco. Questa parola mi affascina perché gli italiani la usano in 1000 modi. Ecco come here it is, there you go, quando dai qualcosa a qualcuno. Ecco come that's exactly it, quando qualcuno dice qualcosa che conferma il tuo pensiero. Ecco, vedi, come sì, I told you so. E anche ecco, con tono riflessivo mentre pensi. Ecco, è forse la parola più usata in italiano dopo ciao. E hai ragione, è straordinariamente versatile. Ecco fatto, they're done, quando finisci qualcosa. Ecco perché, that's why. Ecco qui, here you go. Imparare tutte le sfumature di ecco è quasi un imparare una mini lingua dentro la lingua. Parliamo anche dei gesti, perché l'italiano non è solo parole, è tutto il corpo. E credo che per suonare naturale in italiano anche il linguaggio del corpo conta. Assolutamente. E questa è una cosa unica dell'italiano. Il linguaggio del corpo non è un'aggiunta opzionale, fa parte integrante della comunicazione. Ricercatori dell'Università di Napoli hanno dimostrato che gli italiani usano circa 250 gesti distinti con significati precisi. Non sono decorativi, sono semantici, cioè portano significato.
250 gesti. Questo è quasi un alfabeto parallelo. E il bello è che molti gesti italiani si capiscono intuitivamente, anche senza parole. Quello del "ma che vuoi", con le dita unite che puntano verso l'alto. Anche chi non ha mai sentito una parola di italiano lo capisce. E c'è il gesto del perfetto, il pollice e l'indice che formano un cerchio, il gesto del vai via, lasciami in pace, la mano che fa un movimento verso l'esterno, il gesto del delizioso, le dita unite portate alla bocca. Ogni gesto ha un contesto, un'emozione, un momento preciso. Imparare qualche gesto chiave ti fa subito sembrare più italiano di qualsiasi parola. È vero. Ricordo la prima volta che ho usato il gesto del delizioso mangiando in un ristorante italiano. Il cameriere si è illuminato, sembrava che l'avessi fatto il complimento più bello della sua vita. Un gesto vale più di 1000 buonissimo detti con accento straniero. Esatto. E ora tocchiamo un argomento spinoso ma fondamentale, l'accento. Perché molti studenti hanno una paura enorme dell'accento straniero, pensano che lo tradisca, che li faccia sembrare meno fluenti, ma la realtà è diversa. Sì, dici la tua posizione sull'accento, perché è un tema su cui ho molte domande. Vale la pena cercare di eliminare l'accento straniero? È realistico? La mia posizione è onesta. Eliminare completamente l'accento straniero da adulti è molto difficile e non è necessario per essere percepiti come naturali. Quello che conta è la comprensibilità. Comprensibilità vuol dire comprehensibility, essere compresi senza sforzo. Un accento straniero non è un problema se la pronuncia è chiara, il ritmo è buono e l'intonazione è italiana. E paradossalmente, un accento straniero con una grammatica perfetta, le espressioni giuste e la musicalità italiana sembra più naturale di una pronuncia perfetta con costruzioni rigide da libro. La naturalezza è nella totalità, non in un singolo elemento. Benissimo detto, e questo ci porta al punto finale e forse più importante, la mentalità. Perché tutti i consigli tecnici del mondo non funzionano se mantieni la mentalità dello studente di fronte al professore. Per suonare naturale devi passare alla mentalità del comunicatore, qualcuno che usa la lingua per connettersi, non per essere valutato. Questo cambio di mentalità è stato il più grande salto nella mia esperienza. Il giorno in cui ho smesso di pensare "sto parlando italiano" e ho iniziato a pensare "sto cercando di capire questa persona e farmi capire", tutto è cambiato. Le parole venivano più facilmente, i gesti erano più spontanei, le pause erano meno spaventose. Bellissima testimonianza, Monica. E sai qual è la cosa ironica? Che quando smetti di cercare di sembrare naturale e ti concentri sulla connessione, diventi automaticamente più naturale, perché la naturalezza non è una performance, è l'assenza di performance. La naturalezza è l'assenza di performance. Questa frase è potente, perché noi studenti di lingue passiamo tanto tempo a recitare l'italiano, con le regole, le strutture, le forme corrette, che dimentichiamo di parlare e basta. Esatto, e con questo arriviamo alla conclusione. Ricapitoliamo. Primo, lavora sulla fluidità prosodica, collega le parole, cura l'intonazione melodica. Secondo, impara i connettori discorsivi, insomma, comunque, vabbè, eppure, dunque. Terzo, usa le interiezioni di ascolto, già, esatto, capito, certo, è. Quarto, padroneggia ecco in tutte le sue forme. Quinto, conosci i rituali conversazionali come salute, crepi, altrettanto. Sesto, studia qualche gesto chiave. Il linguaggio del corpo fa parte della lingua. Settimo, non ossessionarti sull'accento, punta alla comprensibilità e alla musicalità italiana. E ottavo, il più importante, cambia mentalità da studente a comunicatore. Usa la lingua per connetterti, non per essere giudicato. Bellissima lista, Monica. Grazie infinite, come sempre sei stata brillante, pratica e piena di quel calore umano che rende questo podcast qualcosa di speciale. Grazie a te, Ben, è sempre un piacere enorme. E a tutti voi che ascoltate, la prossima volta che parlate italiano, ricordatevi, non state recitando, state comunicando. E questo cambia tutto. A presto! A presto a tutti, sperimentate queste tecniche, usate i connettori, fate i gesti, ascoltate la musica dell'italiano e soprattutto parlate, con cuore, con coraggio, con tutto voi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!